Ciao, sono Giovanna Vitale e sono crew purser su Costa Toscana. Ho iniziato nel 2008 come Children Animator, il mio primo contratto a Costa Mediterranea nel settembre del 2008. Sono poi diventata dopo 5 anni Chief Children. Io sono Giovanna, la responsabile del club per bambini. Prima del 2008 ero una ragazza tranquillissima che andava all'università. Ho fatto comunicazione, scienze della comunicazione, laureata e con 3 più 2, 3 anni più 2 anni, quindi cercavo lavoro. Questa scelta perché all'epoca, nel 2008, c'erano dei concorsi, ho iniziato a fare dei concorsi e c'era il concorso di Costa Crociere con la Regione Lazio, quindi mi ricordo ancora la levataccia con mia mamma che mi portava dalla provincia di Napoli a Roma in macchina a fare questo concorso regionale dove entravano 60 persone e sono rientrata, ho fatto un mese di corso poi lì nella provincia di Roma. Dopo il corso abbiamo fatto un'ulteriore selezione e qualcuno ha creduto in me e sono qua. Beh, io ero incosciente, io non sapevo cosa andavo a fare. Ho fatto un concorso per Costa Crociere senza sapere di diventare poi Children Animator. Infatti sono stata scelta, era un concorso aperto. Cercavano animatori, bambini, animatori adulti, tecnici, insomma, erano ancora i concorsi misti. E l'incoscienza e la voglia di girare il mondo. L'impatto era costa mediterranea ed era grandissima. Per me che non avevo mai stata su una nave, avevo fatto solo i traghetti, ma tipo i viaggi di piacere, Napoli, Palermo. Per me era grandissimo e i primi giorni sono stati un po' di ansia, telefonate a casa, mia mamma che mi rincuorava da una parte e dall'altra diceva ok, però se non ti trovi torna a casa, non ti preoccupare. Però poi sono passati 18 anni e sto ancora qua, quindi... Io adesso anche attualmente conosco tante persone di tutto il mondo e non l'avrei immaginato. Il livello multiculturale della nave. Ho amicizie in Brasile, ho amicizie in Germania, ho amicizie in Sudafrica, in Australia, ovunque. In India ci sono molti ragazzi che mi riconoscono da contratti passati, è bello, indonesiani che mi dicono Madame, ti riconosco, sei tu, è molto bello. Io mi divertivo tantissimo, quello è il segreto. Il segreto è non prenderlo come un lavoro, specialmente in animazione, ma prenderlo come divertimento. Se ti diverti tu, diverti anche i passeggeri. E quindi l'arrivare al passeggero, al bambino che si diverte con te o anche il genitore che si diverte con te è una gran bella cosa. Di Children ho fatto 5 anni e 10 anni da Chief Children e 3 anni da crew purser. Dopo 5 anni ho avuto il passaggio a Chief Children su una nave piccola, si chiamava Costa Voyager, molto piccola, 800 passeggeri, forse eravamo 10 persone di animazione in totale con tutti i tecnici, era veramente una realtà molto piccola e facevamo dei charter francesi. Infatti poi ho migliorato il mio livello delle lingue, io vengo comunque dall'università anche dal linguistico precedentemente, quindi una base di francese, spagnolo e inglese ce l'avevo, però parlando a bordo ho migliorato molto il francese, molto lo spagnolo e ho imparato il portoghese poi andando in Brasile, quindi c'è stato un miglioramento. Per diventare capo bambini, beh, avevo l'assistente cruise director che mi ha aiutato tanto il cruise director. Sì, sono figure per l'animazione molto importanti, centrali. Dopo 15 anni di animazione, 5 da Children e 10 da capo, sono cresciuta e volevo cambiare totalmente e grazie all'aiuto del Dipartimento HR, qualcuno che ha creduto in me, abbiamo individuato questa posizione crew purser, dove ho fatto l'application e ho fatto selezioni e dopo un annetto di selezioni sono passata. Ho fatto un training che è durato un po' perché dall'animazione al mio dipartimento, diciamo, è totalmente diverso, quindi il mio training è durato un pochino. Anche il mio switch mentale, perché è totalmente diverso, una mentalità totalmente diversa, però ce l'ho fatta. Mi piaceva avere più contatto col crew, avere empatia col crew, conoscere la storia dell'equipaggio. Ecco, io mi occupo dell'imbarco, dello sbarco, delle varie problematiche relative ai voli, quindi mi piace molto questo aspetto empatico del mio lavoro e anche loro mi piace tanto quando
mi fermano e mi dicono: Giovanna, grazie perché mi hai aiutato lo scorso contratto in questa problematica. Sono due posizioni totalmente diverse, totalmente. Prima ero un animale del palcoscenico, cioè lì io andavo sul palco, ero totalmente diversa da quello che si vede adesso, totalmente, ero una pazza. Ero totalmente colorata, piena di colori, di gadget, ha un ruolo un po' più serio, istituzionale, data anche l'età. Sono passati 18 anni, ne avevo 24 quando ho iniziato, quindi facciamo due calcoli. Allora, io mi occupo di tutto ciò che riguarda l'equipaggio, a partire dall'imbarco, lo sbarco, i voli, problematica voli. Mi occupo anche dei visti, quindi il crew member non EU che deve sbarcare in una determinata località, se ha bisogno di visto o quello che noi chiamiamo OK to board, cioè sarebbe un foglio redatto dallo Stato, dalla nostra agenzia presente in quello Stato specifico, che può essere un Giappone, può essere una Cina riguardante il crew member. E mi occupo di questo, mi occupo di relazionarmi con il crew member nelle varie problematiche, sono molto in contatto con il Dipartimento HR in questo senso, e mi occupo dell'arrivo nave, della partenza nave, mi occupo, come dico, che tutti i miei bambini tornano a casa, perché sennò la mamma li chiama al telefono. E questo, capire il mood della giornata, di capire il crew member, l'impatto della nave sul crew member, ecco, in situazioni di forte stress, che può essere anche un primo contratto, all'imbarco con una nave enorme, ha un attimo di ansia e stress, quindi sei tu che fai da filtro e cerchi di metterlo a suo agio. Una sfida per me, vabbè, quando ho fatto 2 anni in Brasile, il primo anno in Brasile, lì abbiamo regole particolari, quindi arrivare con una nave, con la documentazione a posto, con tutti i visti fatti per tutti i crew member, di non aver saltato qualche visto, qualche cosa che non sia sfuggita qualcosa, lì è stata performante. Allora, io prima ero molto timida, ma molto timida. Cioè, io lì mi sedevo, lì mi trovavi, non mi muovevo. Adesso non più. Beh, dopo 18 anni ho fatto l'esperienza proprio di mettermi in gioco. Mi sono messa in gioco con qualsiasi cultura, di fronte a qualsiasi persona, insomma. Ecco, sono una persona diversa, totalmente diversa. Allora, un momento che porto nel cuore quando siamo andati in Madagascar in un orfanotrofio. Lì è stato molto bello. È stato organizzato dalla nave, un gruppo, io ero Chief Children, quindi siamo andati un po' di noi a portare colori, giochi, diari, fogli a questi ragazzini dell'orfanotrofio in Madagascar. C'era una suora che gestiva l'orfanotrofio, una suora francese, italo-francese, Sor Maria, che gestiva questi 13 bambini. In particolare c'era questo bambino piccolino, adesso sarà uomo perché è passato un po' di tempo, si chiamava Noël. Questo bambino aveva il labbro leporino, non riusciva a parlare, e quindi noi con dei palloncini, dei giochini, siamo riusciti a farlo ridere, è stato fantastico. Cioè lo porto veramente nel cuore. Sì. E hai un oggetto con te, no, che ti rappresenta, l'hai portato oggi? In effetti ne ho 2 che riporto dal primo momento. Gli orecchini che da brava napoletana, portafortuna, me l'hanno regalati, sono stati regalati da mia sorella, e l'anello, l'infinito, che l'ho comprato il mio primo contratto a Savona, e sta ancora qui. Lo porto sempre. In qualche modo ogni volta che lo guardi ti porta un po' indietro nel tempo? Sì, alla Giovanna che ero. Se potessi parlare con la Giovanna che è salita a bordo per la prima volta come Cittadinamento, cosa le diresti, che consigli le daresti? Di non cambiare niente, perché così può arrivare alla Giovanna che sono oggi, e sono molto contenta di quello che sono. Allora, una volta che
una persona decide di imbarcare deve crearsi il proprio mondo a bordo, i propri punti di riferimento, e ogni contratto sono diversi perché non sempre riesci a imbarcare con le stesse persone. Io ho la fortuna che in 18 anni ho conosciuto tante persone, molte non imbarcano più ma molte imbarcano ancora, e ogni contratto riesco a trovare la persona a cui affidarmi, la persona con cui, ecco, prendere un caffè o passare una serata al bar oppure andare in palestra. Quindi è importante avere dei punti di riferimento in nave. Sono stata in quanto? In 10 minuti, ragazzi? Abbiamo anche il tempo del caffè.